Buongiorno a voi tutti che mi state ascoltando. Oggi siamo il 6 luglio del 2024. Intendo portare alla vostra attenzione il terzo punto che avevo accennato ieri e che non ne ho parlato appunto perché la voce non me lo consente di parlare un po' troppo. Il terzo punto che è fondamentale per l'avanzamento nella via è la cosiddetta identificazione. Finché noi ci identifichiamo, ovvero la coscienza si identifica nella materia, non potrà mai liberarsi. In primis, la madre di tutte le identificazioni è il corpo. Noi siamo identificati con questo corpo. Crediamo di nascere, di vivere, di soffrire e di morire. Ma questo appartiene solo alla materia, alle mutazioni, ai mutamenti della materia. Questo concetto ce lo portiamo appresso perché ce lo hanno inculcato, oltre che lo stanno inculcando la società in tanti modi, ma ce lo hanno inculcato sin da piccoli nella religione, col cosiddetto peccato originale. La Chiesa dice che l'uomo nasce nel peccato sin dai tempi di Adamo ed Eva. Beh, questo concetto è estremamente, come dire, assurdo, deludente in sé, perché un Dio che è benevolmente buono, condannare l'uomo alla vita eterna nel suo peccato originale commesso poi dai progenitori mi sembra una cosa veramente assurda. Così come è assurdo pensare che un sacramento dogmatico come il battesimo possa eliminare il peccato. Il peccato originale io lo identifico con la perpetrazione dell'insegnamento che dà la cultura di questa società, che nasce proprio dai tempi di Caino, stando alla Bibbia. Caino, l'omicida, era l'uomo che viveva nella materia, con la materia e per la materia. Quindi il peccato originale possiamo togliercelo solo attraverso la vera conoscenza. La conoscenza è quella che libera. Così come diceva giustamente 2 anni fa Giovanni, il discepolo amato da Gesù, il prediletto discepolo, che nel suo Vangelo esoterico diceva proprio la verità vi farà liberi. La verità, cioè la conoscenza. Noi viviamo nella profonda ignoranza. Viene alimentata questa ignoranza, perpetrata questa ignoranza da una cultura voluta, dominante, perché la libertà vorrebbe dire libera l'uomo dalla schiavitù in cui si trova. E quindi il potere, che è demoniaco, perché il potere è solo demoniaco, vuole praticamente mantenere in schiavitù le menti e trova tutti i modi per farlo. In primis, da millenni, si è appoggiato alla religione che attraverso la cultura della paura ha cercato di dominare le menti. Pochissimi asceti che avevano trovato la verità cercavano di trasferire questa loro conoscenza alla moltitudine, ma sono stati avversati. La Chiesa ha ucciso completamente tutti gli asceti che trovava sulla sua strada. Erano estremamente pericolosi. Quindi, torniamo all'identificazione. Io non posso pensare di essere questo corpo, perché come posso pensare di essere questo cellulare che mi ha davanti o il microfono che sta registrando, che sono strumenti? Come posso pensare di essere questi oggetti? Quindi qualsiasi oggetto che io andrò osservando non può essere me stesso. Quindi qualsiasi cosa che io osservo non sono quella cosa. Potrò
appropriarmene, anche a livello di anima, in qualche modo, e di coscienza, ma non sono quella cosa. Per cui se io osservo la mente e osservo il corpo, come posso dire che sono la mente e il corpo? La mente, il cervello è un po' come un computer che riceve le notizie che io, i programmi che io intendo registrarvi dentro. Quindi finché non mi libero da questo concetto non potrò fare passi avanti verso la giusta direzione della libertà, che richiede sacrifici. Il sacrificio è un elemento che è stato introdotto sin dai tempi antichi dagli uomini, sapendo che il sacrificio è l'elemento che in qualche modo consente di arrivare allo scopo e al fine. Facevano un tempo i sacrifici verso le divinità, prima purtroppo con sacrifici umani, poi con animali e così via. Solo 2500 anni fa, con le Upanishad vediche, si parla di un sacrificio interiore. Poi la venuta di Cristo si parla di un sacrificio interiore. Quindi la liberazione avviene attraverso una lotta interiore, che è un sacrificio. Sacrificio di cosa? Di rinunciare ai propri attaccamenti, rinunciare alla seconda pelle che ci siamo messi addosso, rinunciare alle varie maschere, rinunciare al mondo. Più facile a dirsi che a farsi. Noi si appartiene al mondo. Ci sono le famose frasi ben fatte, dette da molti, che recitano come pappagalli: sono nel mondo ma non sono del mondo. Ma sono tutte quelle frasi che l'ignoranza si appropria per mantenere il suo stato quo. Ebbene, se io osservo questo corpo, se io osservo la mente, se io osservo gli oggetti, se io osservo, chi osserva? Chi è l'osservatore? È quella l'unica realtà, non l'oggetto in sé, che nel tempo si modifica, anche dopo un secondo, anche dopo un millesimo di secondo non è più lo stesso. La materia si altera. Ma chi è l'oggetto, il soggetto, l'osservatore che non si modifica? Se io posso ricordare quando ero piccolo, e un po' tutta la mia vita, c'è un osservatore che ha registrato. Se io osservo un veicolo che passa, io sono fermo per poterlo vedere. Se corro quanto l'oggetto non lo vedo fermo, non lo vedo in movimento. Quindi se io sono fermo potrò vedere qualcosa in movimento. Quindi la coscienza che è stabilmente, eternamente ferma e immobile, che può osservare tutto. Che cosa? L'universo che si muove. Posso individuare in quanto oggetto la stessa coscienza? No, non è possibile, perché potrebbe diventare una regressione all'infinito, c'è un soggetto che guarda un oggetto. No, la coscienza non può diventare un oggetto di osservazione. Posso solo intuire che esiste, ma non posso indicarla quanto oggetto. Io mentre sto parlando, la mente sta elaborando, ma il soggetto che sostiene la mente e la osserva. Senza soggetto non ci sarebbe conversazione. Quando la mente è silente, emerge la coscienza. Quando la mente parla, la coscienza c'è ma sostiene la mente. In fondo non è difficile capire queste cose. In fondo è non identificarsi in queste cose. Quindi non ci vuole una grande mente per capirle, ci vuole una grande volontà per volerle capire. È qui il difficile, è qui che sciupiamo le vite, intere vite nella sofferenza,
chi rinasce è sempre quel famoso nostro ego che non vuole morire e che avrà bisogno di un altro corpo materico per continuare a fare quello che sta facendo. Volete continuare questo? Padronissimi. C'è un grande libero arbitrio, o piccolo che sia, comunque c'è. Chi ha deciso di non stare più al gioco, chi ha deciso di liberarsi da tutta questa inutile sofferenza, che il Buddha lo ha insegnato molto bene, le religioni l'hanno tacciato come religione ateistica, che non ha un Dio, che non ha una religione. In realtà non è una religione. L'insegnamento del Buddha è una scienza dello spirito. L'insegnamento del Buddha, il Buddha è stato il grande primo chiamiamolo psichiatra o psicologo. I psicologi di oggi non possono conoscere la mente, perché conoscere la mente ci vuole sempre l'ente superiore, che è lo spirito. La mente che vuol conoscere la mente è assurdo. Continuerà semplicemente a giocare con la mente. Jung aveva tentato, è stato affascinato dalle culture orientali e aveva anche cercato di capire e tradurre alcuni testi, come il Fiore d'Oro, ma anche la stessa alchimia, che è molto misteriosa e profonda, anche se uno ha queste conoscenze comincia a scoprirne i segreti. I segreti sono sempre per colui che vive nell'ignoranza. Ma per capire le cose che poi vengono da sé è avere una mente libera. Avere una mente libera non è facile, ma nel momento in cui avviene, la vera conoscenza entra. Un grande maestro, che è stato il maestro Eckhart, vissuto nel Medioevo, e diceva giustamente: quando io esco dalla mente entra Dio. In realtà Dio c'è sempre stato. Diciamo che si manifesta. Quindi noi rincorriamo tutta una vita in conferenze, in maestri, in tutto ciò che vogliamo, per capire mentalmente la verità, che non potrà mai capirla. Liberiamo la mente, allora capiremo. Capite l'assurdità di quello della vita che stiamo facendo? Noi vogliamo capire la verità, che è molto flebile, quando siamo dentro un mercato che tutti parlano. Il grande matematico che è stato Archimede parlava del suono degli astri, ma nel silenzio interiore si può arrivare anche a carpire questo suono molto flebile. È come pretende di vedere le luci delle stelle immersi nella città, che è tutta illuminata. Quindi dobbiamo capire che dobbiamo fare delle scelte attente e oculate e soprattutto dobbiamo sapere dove stiamo andando. Vogliamo giocare ancora coi balocchi? Per carità, giocate pure, nessuno vi ferma. Sarete voi prima o dopo che vi stancherete. E allora comincerete a ragionare. La voce mi sta prendendo, mi sta stancando e sono costretto a lasciarvi e ci vediamo alla prossima. Auguri.